E tutti questi dettagli naturalmente li si ritrovano in tutte le creazioni di Zodiac, ma anche nel packaging, per quanto. Se non riconoscete quest'arco bellissimo qua dietro, vi dico io dove sono. Sono a Martina Franca, in provincia di Taranto. Siamo in piena Valle d'Itria, una cittadina bellissima, ma tra l'altro l'avete già vista in un precedente video, e sono venuto da Uccio Carriero, qui in centro, che ha un sacco di chicche bellissime di cui vi ho già parlato, tra cui Frederic Constant, Meister Singer, Junghans, insomma non vi dico altro. Però sono venuto qui per parlarvi di un marchio che io reputo davvero molto interessante e che ancora oggi consente di mettere in collezione dei pezzi veramente belli a cifre onestamente più che abbordabili, ma che realizza anche tante piccole chicche davvero simpatiche, davvero interessanti, di cui in realtà si parla abbastanza poco. Quindi, senza perdere altro tempo, entriamo da Uccio Carriero e vi faccio vedere tutto. Naturalmente non c'è bisogno di dirlo, qui da Uccio Carriero gli amici di TOC hanno un trattamento speciale, quindi se siete interessati a qualcosa non esitate a chiedere. Abbiamo già parlato in una precedente puntata dell'incredibile storia Zodiac, perché forse non tutti lo sanno, ma in realtà si tratta di una maison svizzera nata alle Locre ormai nel 1882, una maison antichissima che venne registrata con il nome Zodiac nel 1908. E tra i vari progetti di Zodiac, tra cui alcuni molto particolari, come per esempio l'Astrographic, che aveva al posto delle lancette 3 dischi che in pratica nascondevano del tutto le sfere dell'orologio, rendendo particolare e misteriosa la lettura dell'ora. Ci sono indubbiamente i Super Seawolf, il diver di Zodiac che nacque addirittura nel 1953, un diver storico così come lo sono tanti altri diver blasonati, come per esempio il Rolex Submariner, che nacque proprio nello stesso anno. In pratica uno dei primissimi diver in assoluto, e questo troppo poco spesso si dice parlando di orologi e parlando di Zodiac. Il primo orologio di cui voglio parlarvi e che ho avuto il piacere di unboxare qui per voi da Uccio Carriero è proprio un Super Seawolf, ma in una declinazione e in una interpretazione da parte di Zodiac molto particolare, che pone la Maison anche su un piano diverso rispetto a tutte le altre, perché Zodiac con questo orologio e soprattutto con gli altri due che vedremo tra poco non ha mai avuto paura di osare, soprattutto con i colori, e questo secondo me è molto importante perché impreziosisce e completa un catalogo di orologi storici che va oltre quello che è il solito tecnicismo di questi pezzi, rendendoli spesso anche molto divertenti. In questo caso parliamo dello Zodiac Super Seawolf GMT Wartime, che è qualcosa di diverso rispetto al solito GMT di Zodiac, perché è un vero GMT calibro Soprod 125, ma ha anche una ghiera girevole Wartime. Questo significa che non soltanto consente di leggere un secondo fuso orario, ma consente anche di impostare la sua ghiera girevole su una qualsiasi città del mondo e quindi su un qualsiasi fuso orario, proprio per consentirci di leggere l'orario preciso di una delle città impostate grazie appunto alla sua ghiera girevole. Quindi un GMT con funzione Wartime, cosa che normalmente non si vede su tanti orologi GMT e che di sicuro fa piacere vedere su questo Super Seawolf. E non è soltanto il colore della ghiera girevole a rendere speciale questo orologio, ma anche una serie di altri elementi e altri dettagli tecnici che secondo me rendono speciale questo orologio in edizione limitata. Sì, perché non è un orologio sempre presente a catalogo, ma si tratta per l'appunto di uno Zodiac in edizione limitata che secondo me vale la pena mettere in collezione. Innanzitutto per ciò che rappresenta, ovvero un diver come è sempre stato lo Zodiac Super Seawolf,
Seawolf non a caso è un 200 metri di impermeabilità. Ma ciò che lo rende un orologio quasi perfetto è anche il suo diametro di 40 mm e il suo spessore di 12 mm che lo pone su un piano di vestibilità indubbiamente perfetto. Ma come dicevamo, Zodiac non si limita soltanto a questo, perché nonostante i suoi listini il blasone di Zodiac si fa sentire sempre e si fa sentire anche nella qualità costruttiva di questi orologi. Questo Super Seawolf GMT, per esempio, è un bellissimo orologio in acciaio con un bracciale altrettanto bello e ben realizzato, e lo si vede da alcuni dettagli, come per esempio lo sgancio rapido, ma anche come la clasp. Una bellissima clasp assolutamente originale e ben disegnata da parte di Zodiac, che per l'appunto pone l'accento su quanta ricercatezza ci sia da parte della Maison, e non potrebbe essere diversamente, perché per l'appunto parliamo di una Maison svizzera che ha fatto la storia dell'orologeria sportiva e subacquea sin dal 1882 a prezzi di listino tuttavia praticamente da micro brand. E la bellezza di questo orologio passa anche dal quadrante, perché come vedremo anche nel doppio unboxing successivo a questo GMT, e che non vedo l'ora di mostrarvi, il quadrante di questo orologio non è soltanto un quadrante argento, ma è un quadrante sunburst perfettamente realizzato che brilla di luce propria sotto ogni condizione di luce, e lo rende un orologio bellissimo con il suo color acciaio a contrasto con il Rio antracite e la lunetta rossa, che rendono questo orologio, questo GMT Cosmopolita, anche un orologio bellissimo, diverso dal solito e perfetto, divertente per l'estate. E tutti questi dettagli naturalmente li si ritrovano in tutte le creazioni di Zodiac, ma anche nel packaging. Per quanto possa sembrare banale parlare anche di quest'ultimo, in realtà va a completare un'offerta che indubbiamente risulta completa e chiarisce anche quanto Zodiac ci tenga ai dettagli e quanto poco, secondo me, si parli ingiustamente di una Maison di questo tipo. Quindi indubbiamente provate questo Super Seawolf GMT Wartime al polso, perché sono sicuro che ne rimarrete stupiti. Ma come vi dicevo, oggi da Uccio Carriero non sono venuto soltanto per farvi ammirare questo GMT, ma anche per parlarvi di altri due Super Seawolf veramente speciali che mi hanno colpito subito, non appena li vidi in vetrina qui da Uccio Carriero qualche mese fa, e di cui non potevo assolutamente non parlarvi. Beh, in questo doppio unboxing e doppia recensione qui da Uccio Carriero a Martina Franca, che tra l'altro tratta benissimo i follower di TOC, quindi se siete interessati a qualche orologio basta chiedere e Pier Martino di sicuro vi stupirà. Beh, ho scelto proprio due Super Seawolf da farvi vedere, anzi da farvi ammirare, perché io stesso non credevo che potessero essere così belli e che il loro quadrante potesse essere così interessante, nonostante si tratti di due Super Seawolf per l'appunto molto particolari e che la stessa Zodiac nomina come ceramic, perché sì, sono degli orologi in ceramica, ma in realtà la ceramica è soltanto un'incamiciatura, è un rivestimento in vera ceramica, ma che al suo interno nasconde in realtà una cassa in acciaio che rende questo diver un vero diver robusto e professionale con una resistenza a 200 metri, pur aggiungendo però a questi dati tecnici anche tutta la bellezza e indubbiamente anche tutto l'estro di un diver così bello, così particolare e così colorato, soprattutto in arrivo dell'estate, perché sì, questi due orologi così belli e così colorati volevo farveli vedere proprio perché sono super simpatici per l'estate che finalmente si sta avvicinando. Due orologi bellissimi. Partendo dai dati tecnici, sono dei 41 mm di diametro, quindi degli orologi perfettamente indossabili anche su polsi esili come il mio da 16,5 cm, e in questo caso sono dotati di due cinturini Tropic di
ottima qualità, bellissimi, morbidissimi e anche perfettamente adattabili al polso, e tra l'altro al tatto si sente che sono di grande qualità e che si tratta di vero caucciù, quindi di vera gomma vulcanizzata e non il semplice silicone a cui purtroppo un po' troppo spesso siamo ormai abituati. Quindi grande qualità anche dal punto di vista dei dettagli come i cinturini, ma anche dell'orologio. Quello che mi ha colpito in particolare è la bellezza di questi quadranti Soleil che riflettono la luce artificiale e la luce naturale in maniera bellissima, anche grazie naturalmente ai loro colori così particolari e così effervescenti, possiamo dire, ma che in ogni caso racchiudono anche un'attenzione ai dettagli davvero molto particolare. Al loro interno troviamo anche un calibro interessante, perché si tratta di un STP 111, clone perfetto dell'ETA 2824, ma Zodiac, da buona maison importante, storica e blasonata, non si è accontentata di mettere all'interno un ottimo movimento, ma lo ha certificato anche COSC. E infatti questi Super Seawolf Ceramic sono degli orologi COSC certificati cronometro, e questo naturalmente contribuisce a rendere ancora più interessanti, ancora più esclusivi degli orologi che al polso degli appassionati non si vedono molto spesso, ma che invece onestamente auspico che accada, perché sono davvero molto interessanti, e non vi nascondo che quello arancione ho rischiato e rischio di metterlo in collezione, soprattutto per l'estate, perché insomma un orologio del genere, immaginarlo con una bella bronzatura e una bella camicia bianca con la manica arrotolata, secondo me è una cosa fotonica. Caratteristica di questi modelli, dicevamo, quindi essere proprio l'incamiciatura in ceramica, che è un vero e proprio guscio intero, così come abbiamo già visto qualcosa di simile nell'ultimo Tissot della scorsa estate, con il guscio in carbonio forgiato. Probabilmente ricorderete anche quella sorta di polemica che ne era nata, soprattutto perché non tutti avevano capito che si trattasse per l'appunto di un guscio, cosa che naturalmente è richiesta sia per garantire una certa resistenza, ma anche per garantire l'impermeabilità di 300 metri nel caso del Tissot, e in questo caso invece di 200 metri. In ogni caso un'impermeabilità e delle caratteristiche tecniche che contribuiscono a rendere professionale e comunque specializzato nella subacquea un orologio di questo tipo. Il guscio in ceramica però contribuisce anche a rendere un'estetica particolarmente accattivante, anche perché è un orologio che si discosta completamente dal classico Zodiac Super Seawolf al quale siamo abituati, e che secondo me non viene sostituito da questa versione in ceramica, ma anzi sono due versioni molto diverse e anche complementari tra loro, che in una collezione per esempio starebbero benissimo assieme, dove il Super Seawolf, il primo diver di Zodiac e anche uno dei primi della storia, nato nel 1953 per l'appunto, incarna le vesti del diver altamente tecnico, mentre il Ceramic naturalmente diventa un orologio completamente diverso, divertente e in questo caso colorato e incredibilmente perfetto per l'estate. Insomma, quello che volevo farvi vedere con questa doppia recensione è proprio come Zodiac sia in grado, e sappia farlo benissimo, e io stesso sono stato sorpreso da questa cosa, di coniugare orologi altamente tecnici con tutto il blasone e con tutta la storia di una maison come Zodiac ad orologi altrettanto tecnici, ma che possano anche soddisfare esigenze completamente diverse e che possano anche in qualche modo completare una collezione già di per sé abbastanza perfetta, tant'è che di sicuro approfitteremo per tornare qui da Uccio Carriero per farvi vedere qualche altro modello Zodiac, come per esempio il GMT Ore del Mondo, che secondo me merita tantissimo. Per qualsiasi informazione naturalmente non esitate a contattare Pier Martino qui da Uccio Carriero per una scontistica particolare per gli amici di TOC. Io non posso far altro che ringraziare Pier Martino e ringraziare voi per essere arrivati fin qui e darvi appuntamento a un prossimo video e una prossima recensione qui su TOC. Ciao!